Ciao amici gatti e amiche gatte! Per questo video ero indecisa se fare o meno un'introduzione e se farla o meno bacchettona, perché prevedo che ci possano essere delle polemiche dopo l'uscita di questo video, perché già pubblicando la foto con un leone in gabbia è uscita la discussione gabbia sì, gabbia no, zoo sì, zoo no. Allora io nelle polemiche da social network sinceramente non ci voglio nemmeno entrare. Io penso che prima di puntare il dito e partire in quarta con i giudizi bisogna conoscere bene le situazioni senza partire da idee preconcette. Io sono andata al Tiger Experience dopo aver letto il libro che Gianni ha scritto e che mi ha colpito davvero molto. L'ho conosciuto di persona, ho parlato con lui, ho parlato anche con il suo socio e mi hanno colpito davvero molto, sempre in positivo. Ho visto il suo rapporto con i grandi felini del parco e sinceramente penso che una tigre non possa mentire come noi umani, giusto? Al Tiger Experience ho visto animali felici che giocano, interagiscono, sono in salute, sono forse più attivi loro rispetto ai miei gatti che vivono in casa con me, che magari passano mezze giornate in cui non li guardo perché ho altro da fare. Io parto sempre dal presupposto di essere un osservatore e quindi mi metto in un angolo e cerco di capire e di imparare il più possibile da quello che osservo. E vi assicuro che dopo aver conosciuto Gianni e i suoi grandi felini guardo perfino i miei gatti con occhi diversi. Vi assicuro che non deve essere facile gestire una struttura del genere, perché ci si scontra con la burocrazia che non è preparata e spesso è un vero e proprio ostacolo, con i media che spesso manipolano i messaggi e fanno vedere un po' quello che vogliono alle persone per suscitare delle reazioni e sanno bene come farlo, e ci si scontra con una marea di persone che solo vedendo una gabbia già si infervorano, e Gianni con il suo bioparco ne ha dovute passare veramente tante. Al Tiger Experience trovano casa animali che provengono da situazioni complicate, sequestri, situazioni particolari eccetera. Non sono animali selvatici che sono stati presi e messi lì, e io non voglio nemmeno entrare nell'argomento circo sì, circo no, zoo sì, zoo no. Si aprirebbe una parentesi veramente ampia. Magari ci farò un video in seguito per approfondire questo tipo di argomenti, però qui non mi pare il momento. Io, come ripeto, mi pongo come osservatore, sono pronta a imparare e vi trasmetto quella che a mio avviso è una conoscenza veramente interessante, quella dei grandi felini. Ciao a tutti, ciao amici gatti e amiche gatte. Oggi sono molto emozionata perché sono qui al Tiger Experience assieme a Gianni Mattiolo. Buongiorno a tutti. Ha scritto anche questo bellissimo libro che vi consiglio ed è stata l'occasione per me per venire ad intervistarlo. Intanto sullo sfondo abbiamo uno dei grandi felini del parco. Uno dei grandi felini del parco e anche del libro, perché anche lui è Leo, il leone strabico. Esatto, di cui potete leggere un po' la storia qui nel libro. Con tutta una sua storia dietro, sì, esatto. Molto bella. Una domanda ti volevo fare, com'è nato il Tiger Experience? Allora, il Tiger Experience è nato per una semplice, diciamo, coincidenza di fatti fortuiti o non fortuiti. Io stavo lavorando in un parco, non con animali di nessun tipo, però era un parco di animali, era lo Zoo Safari di Fasano, e questi signori del parco si accorgono che io ho una grande passione, mi portano un puma, un giorno mi bussano alla porta e mi portano un puma di 2 ore di vita e mi dicono: ascolta, la mamma è primipara, aveva praticamente ucciso gli altri 2 perché non sapeva come doveva fare, com'è. Che è tipico fra l'altro dei felini e dei grandi felini, per i primipari soprattutto, e guarda, vedi un pochettino se riesci a farlo sopravvivere. Erano anni abbastanza particolari, perché si sta parlando del 95, quando ancora internet non c'era Zoo Plus, non c'erano tutte le possibilità che ci sono adesso di trovare del latte per i piccolini e cose varie, per cui sono andato a una farmacia del paese, ho trovato l'unico tipo di latte che era a disposizione in questa farmacia, oltretutto dobbiamo anche dirlo, profondo sud, per cui non è che c'era la possibilità di avere un enorme, cioè una vastità maggiore, esatto, e abbiamo iniziato.
sono riuscito a portare avanti questo ragazzo che si chiamava Indy, che è stato un puma, fino a quando non è arrivato il momento di svezzarlo, l'ho svezzato, eccetera. Questi dello zoo ci hanno preso gusto e mi hanno cominciato a portare poi un leopardo, una tigre, un leone. Ora io quando potevo li lasciavo, una volta svezzati li rimettevo tutti quanti nei loro reparti, li facevo ritornare nei loro reparti. C'è da dire però che sono arrivato a fine contratto con un leopardo, un puma e una tigre, mi pare che fosse una tigre, che non mangiavano se non c'ero io, e questa non era una cosa buona. Che fai? Due sono le cose: o li lasci e rischi, o se non li lasci decidi di prenderteli con te. Prenderteli con te significa però non poterti permettere di vivere anche in un villino. Non avevo un villino, avevo una quadrifamiliare, ma voglio dire al centro di un paese. Perché? Perché giustificare la presenza di una tigre e di un puma e di un leopardo al centro di un paese, sì, non sono i soliti animali domestici. No, non era possibile. Esatto, oggigiorno magari con la scusa dell'antifurto si può più, ma a quel tempo la scusa dell'antifurto non c'era. Morale della favola, insomma, ho dovuto cercare questo posto, e da quando siamo rientrati in questo posto abbiamo cominciato a mettere le basi per la nascita del Tiger Experience. Una cosa mi ha colpito molto in questo libro, il fatto che tu sei riuscito a stabilire un contatto molto profondo con gli animali di cui ti occupi, e quindi ti volevo chiedere che caratteristiche deve avere un po' il contatto tra uomo e grande felino. Allora, premesso che io penso che questi animali, gli animali con i quali abbiamo a che fare noi, io dal punto di vista mio li vedo come i miei maestri, nel senso che sono loro che mi hanno insegnato. Allora, tecnicamente parlando, che cos'è? È entrare in punta di piedi in un mondo tutto loro, nel quale noi comunque all'inizio siamo vissuti o possiamo essere vissuti come degli intrusi. E siccome però con questo tipo di animali non è che ci si può permettere di sbagliare tanto, cosa fa? L'intruso prende, si mette da parte e dice: ok, la prima cosa da fare è cercare di capire come parlano, cercare di capire come pensano e adattarmi io a loro, e non pretendere, come purtroppo la maggioranza dei casi, sia nel campo dei cani che nel campo dei gatti che nel campo degli altri animali succede, di cambiare. Cioè siamo noi che dobbiamo capire loro, o perlomeno entrare nel loro mondo, e non loro che devono entrare nel nostro, e quindi automaticamente siamo noi che dobbiamo capire il loro linguaggio e non loro che devono capire il nostro. Da qui infatti viene fuori e scaturisce che cosa? Quel motto che io poi ho scritto sul cancello di entrata del Tiger, laddove dico: non siamo i proprietari, non siamo i padroni degli animali, ma siamo solamente i keepers, ovvero coloro che si prendono cura e hanno la fortuna di prendere cura di creature che appunto non appartengono al nostro modo di vivere, esatto, ma hanno una loro esistenza e un loro perché. Sì, c'è sempre questa presunzione dell'essere umano di essere proprietario di qualche animale. In realtà, come scrivi anche tu nel tuo libro, l'umiltà è la prima cosa da imparare quando ci si approccia a loro, immagino. Essendo anche grandi felini che hanno anche la possibilità, volendo, di anche ucciderti, l'umiltà è la prima cosa da imparare, oltre al rispetto, e conoscerli. Più che umiltà lo chiamerei realismo, cioè bisogna capire che abbiamo a che fare con delle creature che vivono, ma questo anche per un cane, anche per un gatto, cioè che vivono in un mondo loro e che provando loro delle sensazioni, avendo loro dei giorni innocui esattamente come li abbiamo noi, eccetera, hanno bisogno e hanno il diritto di essere rispettati. Quindi questa parola padrone è da riservare a un oggetto, non a un essere pensante. Sono d'accordo. Oh, hai ragione. Vieni qua, vieni gelosone, vieni mio gelosone, Stan! Vieni mio gelosone, vieni mio gelosone, vieni mio gelosone, molto, il mio gelosone bello di papà, lui bello, moscito lui. Cosa fa il mio ragazzo, cosa fa il ragazzo? Questa è un'altra di quelle cose che fanno anche i gatti. Flemen, c'è uno dei tuoi felini a cui sei particolarmente legato, e come mai? Allora, tecnicamente parlando, i miei felini sono
tutti figli miei, quindi automaticamente non sono legato a nessuno. Poi ce n'ho qualcuno che per me ha rappresentato il mio mondo e che mi fa ancora scappare una lacrima. Allora c'è il mio primo puma, Indy, poi c'è la mia flacca che è stata la mia prima tigre, che sono animali che mi hanno insegnato tutto, ai quali devo dire grazie eternamente. Fra l'altro, lavorando anche con gli animali, io lo dico sempre, per me non è come se fosse una persona che ha un animale in casa e lo perde. Per me è ancora peggio, perché quando si lavora con un animale e gli devi dire addio, lo devi ringraziare non solo per quello che ti ha dato a livello umano e sentimentale, ma anche perché ti ha permesso comunque di lavorare, e quindi c'è una maggiore gratitudine. Questo forse è un altro dei motivi per cui ho fondato anche il Tiger, perché lavorando con gli animali la prima domanda che ti fai è: ok, va bene, d'accordo, adesso lavoriamo eccetera eccetera, ma quando diventa vecchio, nel Tiger Experience i miei animali hanno tutto quello, di cui possono desiderare per farci una vecchiaia serena e tranquilla. Qui al Tiger Experience ci sono anche dei volontari che vengono a lavorare, giusto? Sì. Che tipo di attitudine e di comportamento devono tenere nei confronti dei grandi felini? Vedi, il discorso è estremamente semplice. Questo tipo di lavoro è un tipo di lavoro che, ahimè, si presta purtroppo molto facilmente a quella che è la mitomania, nel senso che purtroppo il grande felino è stato ingabbiato in uno stereotipo fatto di persone coraggiose che sfidano la morte o cose del genere, tutto il contrario. Innanzitutto io pretendo, e dico pretendo, che le persone abbiano paura, perché questi sono animali che non ti permettono, o perlomeno hanno un margine di errore molto minimo, e questo significa che quando tu avvicini un animale, ma non avvicini toccandolo, avvicini un animale o comunque ti vuoi avvicinare alla conoscenza di un animale, devi sapere che sono animali estremamente pericolosi. Questo perché? Perché tecnicamente non permettiamo ai nostri volontari di avvicinare gli animali, a meno che non ci si parli di cose particolari, e li dico subito così sfondiamo anche qualsiasi tipo di equivoco che si possa venire a creare. Una delle cose per esempio importanti che facciamo è desensibilizziamo gli animali. Che vuol dire? Vuol dire che da noi gli animali, se dovessero per caso ricevere la visita del veterinario che ha bisogno di operare un prelievo o fare un'iniezione eccetera, non vengono costretti in gabbie, chiusi eccetera eccetera, ma da noi entro certi limiti l'animale arriva, si lascia, ti dà la coda o ti dà la zampa posteriore per trovare la femorale eccetera, per poter fare, e quindi hanno bisogno di comunque avere un minimo di contatto con persone anche differenti e con visi differenti, perché ahimè purtroppo i veterinari non sono sempre gli stessi. Meglio di un gatto, insomma, perché a volte i gatti non si lasciano neanche toccare dal veterinario. Ma certo, ma questo perché? Per il semplice fatto che purtroppo, mi dispiace dirlo, ma non lo dico con cattiveria, la gente pur amando gli animali non si è mai e poi mai preoccupata di pensare a un minimo addestramento dell'animale. E quando dico addestramento non intendo a nessuna pratica di costrizione o nessuna pratica dolorosa, ma anzi l'addestramento è un qualche cosa di estremamente sollecitante e di estremamente divertente per l'animale. Però questi tipi di addestramenti sono addestramenti che poi risultano utili poi solo mettere il gatto in un trasportino è, se non fai le cose fatte bene, un elemento estremamente frustrante per l'animale, è una creazione di stress. Diventa una tragedia per i proprietari, uno stress per l'animale. Certo. Poi c'è questa come si dice, leggenda che il felino non si possa addestrare, per cui anche ci sono stupidaggini enormi. Qualsiasi animale si può addestrare. Io ho visto addestrare anche dei pesci rossi, voglio dire, non è questo il problema. È chiaro che ogni animale risponde all'addestramento in base alla grandezza del suo cervello, in base alla capacità di connessioni
sinaptiche che può, Certo. che può operare il cervello. Però ecco, quello che è importante per quello che riguarda i nostri volontari è il fatto, è al massimo rispetto. L'animale può essere pericoloso, per cui devi avere assolutamente paura, e ricordiamoci che non sono dei trudi, cioè io capisco che viene voglia di accarezzare, ma accarezzarli, quello che io posso fare con un animale non lo può fare un altro, per il semplice fatto che l'altro, il mio socio dice sempre, un marito e moglie, quello che può fare il marito alla moglie non lo può fare un'altra persona. Certo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che io posso fare a un leopardo mio non lo può fare un'altra persona che arriva, quindi è inutile anche andare a mettersi in pericolo. Certo. Va costruita una relazione con l'animale. Esatto. E in che modo i rapporti che hai avuto con i grandi felini ti hanno aiutato a crescere come persona, a capire delle cose? Allora, qui entriamo nel vero modo e nella vera ottica che noi cerchiamo di trasmettere alle persone, che purtroppo è un'ottica un po' più cruda rispetto a quello che uno può pensare. Ma cruda per quale motivo? Perché vedete, quello che noi abbiamo cercato di fare, quello che loro mi hanno fatto capire è questo: per quanto io li chiami i miei figli, per quanto io dica vieni da papà o vieni da me o cose del genere, loro qua vengono trattati per quello che sono, non per dei surrogati di figli o surrogati di figlie o quello che è. Ne viene fuori che cosa? Che loro sanno benissimo di essere rispettati e sanno benissimo che io dal mio leopardo o dalla mia tigre mi aspetto solo una cosa: che si comporti da tigre. Allora che cosa viene fuori? Viene fuori che quello che è la nostra relazione con loro, innanzitutto è una relazione basata sull'estremo realismo, no? Quindi io ti posso far vedere che entro da una tigre mentre ha i cuccioli, ma nello stesso tempo la stessa tigre che mi accetta quando io ho i cuccioli, quando mangia deve essere lasciata stare, perché è un carnivoro ed è una tigre ed è nella sua natura diventare aggressiva mentre mangia. Allora cosa succede? Questo cosa ti porta? Ti porta a cominciare intanto ad analizzare le persone, analizzare gli eventi, ad essere realista e a sapere dove fermarti, ok? Ne viene fuori che cosa? Ne viene fuori che tutto questo, al di là degli animali, fa sì che io cerco sempre di rispettare di quelli che quella che è la bolla, chiamiamola così, è una parola che viene utilizzata da molti, la bolla del carattere, la bolla della personalità di una persona, e non cercherò mai di romperla o comunque di entrare all'interno di questa bolla, perché creerei dello stress e lo stress è sempre negativo. Tu stai ogni giorno con loro, giusto? Assolutamente. Il trucco è che passi dalla mattina alla sera con loro. Io certe volte ci scherziamo, ma noi, cioè io e Giacomo, passiamo anche settimane senza uscire dal parco. Cioè vai a fare la spesa e basta. Vediamo che i denti ce li ha tutti. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ora, questo tipo di atteggiamento non puoi averlo se l'animale ti avesse, cioè se l'animale ti associasse a qualche cosa di negativo, non puoi avere un atteggiamento del genere. Capisci? Sì. Ecco perché io non voglio mai stressare i miei animali. Mm-hmm. Per lui c'è il cibo, quindi, però vedi, viene, fa Sì. Si fa le sue una cosa di strusciatine. dolcezza e poi dopo è lì che guarda. Sì. Perché chiaramente in questa. Sta puntando il cibo. Però vedi, questo non implica che quando un leone
sente che c'è una femmina in calore, diventano delle bestie, cioè non capiscono più niente e la parte ormonale prende il sopravvento. Sì. Succede per esempio anche negli elefanti, cose varie. Ma non è che è perché è selvatico, è perché è così, è disegnato così. Sì. Allora ti insegnano, siccome hai a che fare con degli animali che sono talmente grandi e talmente potenti, che la maniera migliore per poter lavorare con loro, per poter comunque avere a che fare, è accettare la realtà, non pretendere di cambiarla. Allora cosa succede? Succede che se la cambi crei un animale stressato, se non la cambi hai un animale che quando fa lo stupido nel senso che poi quando fa il leone poi non è lo stupido, ma quando vedi che non è nel mood giusto, prendi e lo lasci stare, lo lasci tranquillo. E allora l'animale si abitua e dice, cavolo, ma io qua non... Cioè, quando ti vede non sei fonte di stress per lui. Basta. Giusto? Io adesso vado, Sansone, vado via, va bene? Vado via, Sansone. Ciao, Sansone. Adesso è concentrato, lui guarda solo là. Ma perché è tranquillo che sono? Basta che mi muovo. Vado via, ciao. È già allarmato. In che cosa i nostri gatti sono simili ai grandi felini secondo te? Allora, premesso che i grandi felini nella maggioranza dei casi non sono dei felis ma sono dei pantera e quindi hanno un pochettino di differenze, però noi dobbiamo cercare intanto l'animale più simile al gatto è il puma che, come dicevo prima, ha vissuto, il famoso India, ha vissuto 14 anni con me, dormendo sul letto con me. Era un gatto enorme ed era, permettimi questa cosa, bastardo come tutti i gatti. Ma ecco, ed è proprio questo che ci ricolleghiamo poi magari a una delle domande precedenti che mi hai fatto. È proprio questo che mi ha insegnato ad accettarlo così com'è. Non puoi pretendere da un puma che si comporti come una tigre. La tigre è la tigre, il puma è il puma. Il puma è un gatto, il puma è un animale dispettoso, il puma è un animale che se gli fai qualche cosa che non va te la fa pagare. In che cosa sono simili? Beh, in tantissime cose. Innanzitutto sono estremamente affettuosi, ma i pantera poi non ne parliamo, cioè le tigri, i leoni, i leopardi, i giaguari no, perché poi i giaguari no, nel senso che non li conosco perché non sono qua al parco. Sono estremamente affettuosi. Te lo dimostrano, per esempio una delle cose principali è i gatti, la prima cosa che fanno, vengono e ti danno la famosa testata, no? Ecco. La tigre fa uguale, la prima cosa che fa la tigre quando arriva non è che viene a farsi accarezzare, viene e ti dà la testata contro. L'utilizzo della coda è uguale, cioè io ho il mio vecchione, un leopardo nero mio vecchio insomma, che ancora sta bene ma è vecchio perché comunque ha i suoi 16 anni e che quando cammina mi avvolge la coda attorno alle gambe. Con la coda, bravissimo. Che bello. E mettono anche la codina così quando ti vedono che sono felici? Beh, no, quello non lo fanno, o perlomeno è una cosa che non ho mai notato, però ti posso assicurare che l'abbraccio con la coda è tipico dei leopardi e lo fanno assolutamente. Poi e soprattutto anche con il posteriore, cioè che proprio che ti vengono a toccare, che ti vengono a toccare dietro. Ma poi di cose ce ne sono veramente tante. Il puma, che invece è un felis con coda, addirittura fa le fusa. Quindi facendo le fusa, immagini tu un animale di 60 kg, di 50 kg, 60 kg che inizia a fare le fusa, io ti posso assicurare che... Insomma, e invece leoni e tigri non fanno le fusa? No, leoni e tigri non possono fare le fusa perché proprio dal punto di vista fisiologico, pur avendo l'osso ioide, l'osso ioide è di natura cartilaginea nel caso delle leoni e dei tigri e quindi il rumore non passa. Però c'è da dire per esempio che sono animali, innanzitutto, ecco, una cosa importante è il predatorio, no? Il predatorio, noi siamo abituati a giocare col gatto, no? E prendi, cicchi, attacchiamo il fazzolettino. Noi in quel momento, anche se stiamo giocando e vediamo che il gatto si diverte, per carità, tutto bello, ma stiamo insegnando al gatto a tirare fuori le unghie. Ecco, il predatorio è estremamente comune nel campo dei grandi felini. Tant'è vero che i più grossi incidenti sono avvenuti grazie a un predatorio. Cioè una tigre calma e tranquilla, rilassata, bravissima, quello che vuoi, può diventare estremamente pericolosa perché se per caso si trova tra le zampe la tua gamba
e tu cerchi di togliere la gamba, urlando magari, quindi fornendo una serie di stimoli che possono piacere alla tigre, da lì scatta il predatorio, cioè della serie lo prendo e me lo tengo. E dopo si inizia a instaurare un ciclo, come si dice, sì, un cane che si muore dalla coda, perché tu più urli, più tiri, più quella tiene, e poi alla fine magari. Quindi il problema qual è? Anche che questo per esempio è tipico dei felini, però è un qualche cosa non di bello ma di brutto che non bisogna assolutamente rinforzare. Per cui quando a un certo punto anche il gatto, a maggior ragione un felino, prende un qualche cosa, mai strapparglielo dalle zampe, mai. Piuttosto premere tutti gli artigli contro la zampa in maniera tale che rientrino, dire saggiamente no. Prendi e poi o glielo lasci anche, però glieli spingi dentro. Questo è estremamente importante, perché ti fa capire. Intanto poi sicuramente hai degli ottimi risultati, perché se ci li ho io con le tigri, immagini, insomma, voglio dire, con dei gatti è ancora meglio. Ma oltretutto la cosa importante è che l'animale poi nel momento in cui non si sente qualcosa strappato, è meno stressato, quindi si rapporta con te, sa bene che anche se fa se prende qualche cosa eccetera, non glielo vai a strappare via, e allora le cose cambiano. E mi raccontavi anche di come addestrare il gatto ad entrare nel trasportino senza colpo ferire. Certo, ma cioè, ci sono anche lì ci sono un sacco di comportamenti che noi diamo per scontati, ma che invece per esempio una delle cose importanti, il trasportino ha una funzione estremamente importante, è un punto di riferimento per il gatto. Tanti gatti si perdono, per quale motivo? Perché io sono qua oggi, domani mi trasferisco nella casa in montagna, metto il gatto nel trasportino, vado alla casa in montagna, e poi il gatto nella casa in montagna non si trova e lo perdiamo. No. Ora, perché succede questo? Succede questo per un motivo semplicissimo, perché quel trasportino non rappresenta un punto di riferimento per il gatto. Nel momento in cui noi invece utilizziamo quel trasportino anche in casa con noi, va bene, come punto di riferimento, per cui magari nel trasportino mettiamo sempre da mangiare. Noi cosa succede? Abbiamo creato un mini appartamento che possiamo spostare in qualsiasi momento, e in qualsiasi momento il gatto non si perderà mai, perché sa che ha il suo mini appartamento, e quindi quando poi deve tornare, ritorna lì. Sì. Sono stupidaggini. Trasformate il trasportino in un mini appartamento per il gatto. Ma assolutamente, sono cose che io consiglio, ma perché vedete anche qui, se uno va a pensare, io non vi sto parlando con il pensiero di un essere umano, vi sto parlando con il pensiero di un gatto. Sì. Perché? Perché nel momento in cui il gatto ha la sua tana, che è un mini appartamento, quel che l'è, eccetera, eccetera, poi perdete il gatto non c'è, mettete il trasportino fuori, state tranquilli che prima o poi ce lo trovate dentro, perché appena lo vede lui va, perché quello è la sua sicurezza. Ti è mai capitato un misunderstanding con qualche animale per cui è successo qualche incidente, qualche zampata da una tigre? Guarda, in 23 anni di lavoro io non ho mai avuto nessuna zampata da un animale data con cattiveria. Mi riempio di graffi e ho rischiato anche cicatrici grosse con i cuccioli, veramente, perché quando sono cuccioli ti massacrano, ma di cose veramente errori ne ho fatti, però devo dire che loro sono sempre stati bravi e me ne hanno sempre lasciate passare. Certo, le fai una volta, però non ne devi fare due, quindi certo. Una volta lo fai. Anche qui vedi è cambiato molto nel campo dell'addestramento, perché tanti anni fa, e sto parlando di ormai 50 anni fa, 60, 70, 80 anni fa, una volta i domatori che venivano chiamati domatori, non addestratori, i domatori si riunivano e mostravano l'uno all'altro il numero di cicatrici, e quello che ce n'aveva era il più forte. Oggi una cicatrice, lo dico anche a chi ha un animale in casa, oggi una cicatrice o un morso non è un sintomo di coraggio, è un sintomo di sconfitta. Non è un vanto. Assolutamente. No. Vedi, questa per esempio è un'altra cosa interessante, no? Tu adesso vedi tutti gli animali fare avanti e indietro così, no?
però specificalo quando se fai vedere il video. Gli animali stanno facendo così perché c'è da mangiare, perché sennò gli animali se ne starebbero o dentro o comunque molto più tranquilli. Quando tu sei arrivato gli animali erano molto più tranquilli, addirittura le bianche erano tutte e due dentro, adesso tutte fuori. Perché è il momento pappe. Esatto, però vedi anche qui com'è facile, come può essere facile andare a come si dice, andare a creare un equivoco, no? Perché uno che fa vedere un video di un animale che fa avanti e indietro dice poverini come sono stressati, hanno la stereotipia. Invece non è così, questo è un comportamento che è dato dall'eccitamento del fatto che sta per arrivare da mangiare. Certo. E l'ultima domanda, quanto mangiano questi grandi felini? Dunque, in inverno mangiano una cosa come 9-10 kg di carne a testa, però ci sono animali che ne mangiano anche 14 e animali che magari ne mangiano anche 8. Tieni conto che più o meno tendenzialmente abbiamo un 1250 kg di carne a settimana che vanno via. Sarà contento il macellaio? Infatti mi manda dei bellissimi auguri di Natale durante le feste. Ti ringrazierà sempre di essere suo cliente. Esatto. Bene, io Gianni ti ringrazio per questa intervista. Vi invito ad acquistare il libro che serve anche un po' per sostenere il parco. Sì, il libro è stato fatto non solo per sostenere il parco, ma è stato fatto anche per cercare di far capire in questo tipo di, purtroppo oggigiorno devo dire che la gente con gli animali ha un modo strano di ragionare. Amare un animale non significa conoscerlo, amare un animale non significa che l'animale stia bene, amare un animale significa solo amarlo, però bisogna anche darsi da fare per conoscere gli animali nella sua etologia, cioè quello che è il suo comportamento e quelle che sono le reali necessità. C'è una speculazione sugli animali oggigiorno attorno che è spaventosa, e quando dico speculazione non parlo di gente che lavora con gli animali, che candidamente lo ammette eccetera, ma parlo di gente che magari non lavorando con gli animali però cerca di portare a casa quello che fondi e controfondi. Allora io nel mio piccolo sto cercando di educare le persone a capire che Walt Disney è bellissimo, è stato un grande, ma con gli animali non ha molto a che fare. Ogni volta che noi ci aspettiamo un comportamento umano da un essere animale stiamo solamente facendo del male all'animale stesso. Per quale motivo? Perché lo sovraccarichiamo di responsabilità che non può avere. Il libro è nato per questo. Ottimo, è possibile anche visitare il parco nella bella stagione. Vi invito a guardare il sito che è www.tiger-experience.com oppure sulle pagine Facebook Tiger Experience. Grazie mille ancora Gianni Mattiolo per questa intervista. Aspetto i vostri commenti qui sotto al video, spero non nasca una polemica, ma ovviamente sono lieta di leggere le opinioni di tutti, con molto rispetto e molta tranquillità. Consiglio inoltre il suo libro che ha scritto assieme a Matteo Rampin, è molto interessante e scoprirete qualcosa in più dei grandi felini ma anche di voi stessi. Io vi aspetto nei prossimi video, un saluto a tutti, ciao amici gatti e amiche gatte!